Ciao amici lettori, benvenuti sul canale o bentornati. Oggi ho pensato di fare un video un po' sbarazzino, preparato al volo proprio, infatti non ho scritto niente. Ho trovato su un blog un articolo che cataloga i lettori per genere di lettore, no? Volevo vedere se voi vi riconoscete in qualcuna di queste definizioni. Naturalmente ce ne saranno mille altre, io ho trovato queste. Dopo commentatemi se vi riconoscete in qualcuno di queste classificazioni. Allora, la prima, i drogati di saghe. Sono i più facili da riconoscere perché appena hanno finito un volume ne iniziano un altro della stessa saga, naturalmente, e quando arrivano all'ultimo capitolo hanno una specie di astinenza. Uno dei loro passatempi preferiti è fare code notturne fuori dalle librerie per guadagnarsi la nuova uscita prima degli altri. Voi siete patiti delle saghe? Poi c'è il lettore snob, preferisce i classici spesso in lingua originale, io li leggo tante volte, non sempre però. Leggono solo le novità che hanno ricevuto recensioni positive dai loro critici di riferimento. Non amano le serie né i libri giudicati troppo frivoli, cercano spessore e storie che cambino la percezione del mondo. Tra l'altro, se avete la pazienza di seguirmi fino alla fine, dopo vi spiego che genere sono io, se vi interessa. L'altra categoria sono i poligami, leggono almeno due libri in contemporanea e non perdono mai il filo, hanno un libro da leggere in coda, uno per la sera, uno per la pausa pranzo, per non parlare di quando vanno in vacanza e hanno bisogno di portarsi una valigia di libri, tutti letteri a metà, sempre che non siano abituati agli reader. Poi abbiamo i lettori parziali, anche loro come poligami hanno la casa disseminata di libri letti solo in parte, solo che i lettori parziali quei libri non li prenderanno mai più in mano, ne hanno letto solo qualche capitolo e magari sono arrivati fino alla fine, solo che a un certo punto hanno deciso di smettere. Tra loro vi sono anche quei lettori che per superare le parti noiose saltano pagine o addirittura capitoli interi. Poi abbiamo i rilettori, non comprano quasi mai libri nuovi, hanno una libreria di volumi preferiti che continuano a rileggere con una certa periodicità. Poi abbiamo i lettori emotivi, questa in realtà è una categoria trasversale, chiunque può essere uno di quei lettori che si mette a piangere quando legge un passaggio particolarmente triste, oppure si infuria perché il protagonista ha subito un'ingiustizia. Io non sono tra questi perché non sono per niente emotiva, come ho già detto, non sono una che piange facilmente. Io direi che mi rivedo un po' fra tutte queste categorie. Cerco di arrivare alla fine del libro quando l'ho cominciato, mi faccio influenzare dal giudizio degli altri, di alcune persone che reputo che abbiano dei gusti simili ai miei, anche se non è imprescindibile, cioè se un'altra persona mi sconsiglia un libro non è che non lo leggo, magari se mi incuriosisce. Io sono il tipo piuttosto che metto in wishlist due o tre libri, poi all'ultimo momento cambio idea e ne leggo un altro che non era in wishlist perché all'ultimo momento ho deciso così. Ma questo non succede solo per i libri, anche altre cose. Magari ho deciso di vestirmi in un certo modo, poi all'ultimo momento cambio idea. Cerco di finire i libri quando li leggo, non sono una fissata delle saghe anche se le leggo, ma magari non in ordine. Quando ho iniziato una serie di libri cerco di finirla, ma non necessariamente uno dietro l'altro. Se trovo un autore che mi piace, di solito vado a cercare anche gli altri libri dello stesso autore. Bene amici, dopo commentatemi qui sotto, mi piacerebbe sapere in quale categoria vi rivedete o anche se vi trovate in qualche altra categoria diversa da quelle che ho detto. Se vi è piaciuto mettetevi un like e al prossimo video, a presto. Ciao!